Oh my gorgeous God, guys, what's happening here? What's happening? Please, are you trying to kidding me, guys? I think you are. Oh man, this is just insane. And who is this man here? Please tell me, this man with these mustaches. Who is him? However, I change the rhythm immediately after 1 minute. And then I will tell everything also in Italian. Ragazzi, alla fine vi dico tutto anche in italiano. And at the end of this video, if you push the window down below again, you can see all my reactions I made so far to Dream Theater, my full playlist. But now, my review. Immediately change the rhythm at the minute 1. Then at the minute 1:15, John Rudess came out strong with his keyboards piano. And at the minute 3:30, bass and drum grooves there are just incredible with guitar licks where Petrucci is really killing it. Of course, even the arpeggio at the start is really good immediately. Petrucci is killing it with the long solo, 2 minutes solo almost there. And then at the minute 6:20, another transition. Then at the minute 7, wild transition. I was forced to go back to listen again. So nice, you got to listen twice. And at the minute 7, Jordan Rudess solo with the keyboards. And at the minute 8:27, another almost the last one transition with the guidance of bass and guitar there for this transition, led by these three instruments. And then the powerful ending with Mike Portnoy destroying his drumming set of toms and ear drum, and especially the tom, also ear drum, but especially the toms, T-O-M-S, toms. And Petrucci also, nice ending of the song. Oh man, I'm impressed. And please tell me who is him, because I was missing Joe Myung, but this man replaced him in a very huge, amazing way. Oh my God. Ragazzi, in italiano, allora, dopo 1 minuto, l'attacco è subito potentissimo. Vedi questo bassista che non so perché non c'è Myung, me lo dovete dire voi nei commenti. Il reale sembra uscito da un cartone, pelato, coi baffi, ma che cacchio è, che spettacolo. Ma al minuto 1 c'è subito un passaggio incredibile e al minuto 1:15 viene fuori il tastierista in modo prepotente con una solo di piano. Al minuto 3:30 il basso e la batteria fanno un groove che ti porta completamente fuori di cervello, ti spazza via la mente. E i lavoretti di chitarra che fa lì Petrucci sono stupendi, ma ancora di più è il maxi assolo di 2 minuti che fa fino al minuto 6 praticamente. Distrugge tutto, fantastico. Al minuto 6:20 c'è un altro passaggio che è il più bello, perché sono dovuto andare a tornare indietro a risentirlo di nuovo da quanto è fantastico. E lì poi inizia l'assolo di tastiera di Rudess, il suo assolo di tastiera. Al minuto 8:27 l'ultimo passaggio vero e proprio lo fanno il basso e la chitarra, è guidato da questo, un'altra transizione ancora, e infine c'è questo finale dove il signor Portnoy, che ha distrutto il suo set di batteria, l'ha spazzato via, l'ha cucinato tutta la canzone, fa questo lavorone sui tom, su tutti i tamburi, girandoli tutti, e ci mette una bella coda di chitarra a Petrucci a chiudere tutto. Sono impressionato come sempre, fantastica prestazione. Ditemi per favore chi è quest'uomo e vi aspetto nei commenti. Ora, premete la finestra se volete vedere le altre reazioni che ho fatto a Dream Theater, perché nella finestra in basso adesso potete vedere tutte le altre reazioni che ho fatto a Dream Theater. So, push the window now if you want to dig more my reactions to Dream Theater, and see you next time, guys. Ciao!